Cari amici, buongiorno e benvenuti in una nuova ed esilarante settimana. Oggi è lunedì 7 aprile e questa settimana parliamo delle cose belle, perché sì, ci sono anche le cose belle, di vivere in Irlanda, a partire da... Le cose belle di Dublino. Cari amici, buongiorno. Bam! Giusto, Cristina è dietro, non la vedete? Vuoi metterti il microfono anche te? Ma sì, dai, chi se ne frega. Si va. Io lo attacco solo perché non lo perdo. Ovviamente, se non hai visto il video di settimana scorsa, ti invito a recuperarlo. Te lo lascio qua. E adesso cominciamo. Voilà! Sentite spesso lamentarmi dell'Irlanda e infatti ci ho fatto anche un video proprio dedicato a questo, dove elencavo tutte le cose che mi fanno storcere il naso di vivere qua. E diciamolo che qualcuno nei commenti un pochino si è anche un po' arrabbiato, però ci tengo a dirlo chiaramente, se sono ancora qui un motivo c'è. Ecco perché oggi siamo qui, perché vi racconto le cose belle di vivere in Irlanda. Vedete questa insalata, vero? Sembra molto italiana. E questa è una delle cose, ad esempio, che mi piace molto di Dublino. Guardate. L'insalata Italian Style Salad. È della nostra praticamente. Una delle cose che mi piace molto di Dublino è questa. Trovi tutto. Lavoro finito, adesso ci si rilassa un attimo e forse finalmente abbiamo trovato il nutrizionista e ci ha fatto tanto penare per le maratone. Adesso merendina, aspettiamo la crema e poi andiamo a correre. Aggiornamento, ore 7:10 e ci sono degli aggiornamenti. Numero 1, l'ascensore si è bloccato stamattina, è rimasta dentro chiusa una persona per un po' di tempo, ma poi alla fine ce l'ha fatta. Non è per questo motivo che sto prendendo le scale, ma perché effettivamente lavorando da casa si fanno pochi passi. Chiari portinai, buonasera anche a voi. Buonasera Tortello! Seconda cosa riguarda la Formula 1 a Barcellona. L'anno scorso, per la prima volta nella mia vita, ero andato a Barcellona a Bernardo a vedere la Formula 1 e ho fatto anche un video bellissimo, ve lo lascio qua. Quest'anno, piccolo spoiler, torniamo. Punto numero 1. Gli irlandesi sono gentili. Un po' a modo loro, Falsi. ma sono gentili. Una delle prime cose che noti appena arrivi in Irlanda, oltre al tempo di me, è la gente. Gli irlandesi sono super amichevoli e più o meno sempre pronti a scambiare due parole, sorriderti e farti sentire a tuo agio. E questa è una cosa bella, soprattutto se vieni qua per migliorare il tuo inglese. Tuttavia state attenti a non rimanerci male se il giorno dopo la stessa persona fa finta di non conoscervi. È un fatto culturale comune un po' in tutto il Nord Europa, specialmente nella parte anglosassone. Il loro calore è spesso momentaneo, legato al contesto e alla buona educazione. Quindi non prendetela come una cattiveria. A livello prettamente pragmatico, il mio consiglio è di sfruttare questa cosa per i vostri interessi. Una tra tutte è il networking, ad esempio. Martedì 8 aprile. Si recupera ora l'ora e mezza che non abbiamo fatto ieri di corsa. Oggi non ho filmato niente, è stata una giornatina di quelle proprio giuste tra lavoro e tutto. Stasera devo anche fare il video e adesso un'oretta e mezza di corsa sicuramente impegnativa, però si fa, ce la fa. Un'altra cosa che mi piace molto dell'Irlanda è che quando devi uscire a correre non fa mai troppo caldo. Quando suona il rossile, perché? È vero. Una cosa che odio sono le poste invece, ma questo è un altro video. Un'altra cosa che mi piace un sacco dell'Irlanda è che quando c'è bello la gente si riversa nei parchi. Guarda quanta gente! E di parchi ce ne sono una marea, quindi anche per correre, stare all'aria aperta è veramente una manna. Corsetta fatta, 16 km andate tranquilli, un papa proprio, un bijou, quello che ci voleva, scranchire un po' le gambe. Punto numero 2, la natura è ovunque. L'Irlanda viene definita anche verde, la verde Irlanda, famosa per le colline verdi, per le scogliere a picco sull'oceano, le cliffs. Abbiamo fatto diversi video, ve li lascio tutti qui. I laghi, ho fatto dei video tantissimo tempo fa, li trovate in fondo nel canale. Pecore ovunque, castelli in rovina. Mercoledì 9
aprile e oggi andiamo in cantiere. Signori, siamo arrivati, ho parlato con il taxista, giusto. Ci siamo seguiti su Instagram, ovviamente ho spammato il canale. E tra l'altro oggi fa caldo, ragazzi, fa caldo e saranno 20 gradi quasi. Ma che bello, ecco, quando l'Irlanda è così è stupenda. E ne ho parlato nel video di settimana scorsa riguardo al mio lavoro e la mia visita al cantiere. Andate a vederlo. Comunque, per tutti quelli che dicono ma io non c'ho tempo, perché siete un po'... Guardate che ore sono. Ah no. E guardate cosa stiamo per fare. Il tempo si trova sulle priorità che cambiano. Vangelo secondo Marco, secondo Tortello. Punto numero 3. I pub sono un centro di aggregazione. In Irlanda il pub non è solo un posto dove bere, ma è proprio il cuore della vita sociale qui in Irlanda. Musica dal vivo, chiacchiere con sconosciuti, partite di rugby o calcio, risate, storie. Ogni sera può diventare un'esperienza. Poi vabbè, la Guinness qua è tutta un'altra roba. Se non vi piace la Guinness vi posso capire, provatela in Irlanda e fidatevi che... Giovedì 10, abbiamo già iniziato, non è che alle 10 sono ancora a dormire, ho già fatto lavatrici, cose, giornatina anche oggi tosta, bella piena. Quanto pare mi hanno messo a capo del progetto, sono diventato beam lead, non che io lo volessi fare, io voglio fare i video. Un botto di responsabilità in più. Però impareremo delle cose, speriamo di non saltare perché mi è rimasta un po' addosso quella dell'ultima volta. Quindi vorrei arrivare a finire il periodo di prova senza grosse grandi sorprese. Coordinare un progetto così grosso per un'azienda così grande, incrociamo le dita e diamo il massimo. Non svendiamoci, però facciamoci vedere che ci si sta impegnando. Poi io vabbè, di norma tendo un attimino a farmi prendere da queste cose, nel senso che quando ho un problema devo risolverlo subito. Quel problema può essere lì magari da un anno, però se me lo danno a me deve essere risolto tipo dopo 10 minuti e alcune cose non puoi, cioè si può allungare. Sono un po' un babbo, quindi vabbè, avanti. Tutta esperienza, tutte cose da vedere, vi aggiorno. Comunque iscrivetevi al canale, mettete mi piace, seguitemi anche su Instagram che lì ogni tanto spoilerò. Giornata complicata per entrambi, quindi ci vogliamo viziare. Scale con un gelato. Sì, comunque io in realtà te una giornata complicata, tu hai solo una parte. Giusto. Io sto ultimando tutte le cose per me. Cioè guardate che giornata, sembra un Rembrandt. Voglio di fare tutti gli sgari e tutte le cose. Abbiamo iniziato la dieta oggi, è arrivata finalmente, abbiamo di nuovo un programma. Mai dieta fu più attesa e più voluta e più desiderata. Ci siamo resi conto che in questo mood stiamo bevendo un tè verde Arizona invece di una birretta. E una delle cose belle dell'Irlanda è appunto questo. I momenti belli te li godi di più perché sono meno frequenti. Giornate così. Guardate questo popolo come... Ci saranno 15 gradi, pure maglietta. Non era la maglietta adesso, dai. No. Eppure c'è gente che si gusta un gelato senza calza. Quarto punto, lavoro e opportunità. Dublino, con la sua politica economica, è diventata negli ultimi 15-20 anni uno dei principali hub tecnologici d'Europa. Non penso di dirvi nulla di nuovo se vi cito Google, Facebook, Amazon, TikTok, Microsoft, hanno tutti la sede legale europea qua. Questo ovviamente significa tantissime opportunità lavorative, soprattutto se già parli inglese e hai competenze digitali attinenti a questi tipi di lavoro. I salari in queste multinazionali sono buoni, l'ambiente è giovane ed internazionale e si cresce in fretta, se vi può interessare la carriera. Venerdì 11 aprile, giornata anche oggi, al momento top. Vediamo se riusciamo a registrare. È da lunedì che devo registrare sto video, poi non so se ce la facciamo oggi perché fino adesso che settimanina. Cioè, oggi ma fa caldo, con tutto aperto. Ok che sta a casa fa caldo, ma 27 gradi? Cioè gli irlandesi che viva il riscaldamento globale. Viva il riscaldamento globale! Fa caldo, cioè guardate, io esco in maglietta fuori, è tutto il sole, c'è caldo, cioè io sto al sole, ho caldo, sono in maglietta e sto bene. Caldo, devo entrare, ho caldo e adesso devo registrare anche un video che ancora devo scrivere
e di nuovo sarà un weekend in cui dovrò editare tutto il weekend, perché questa settimana non sono riuscito a editare un secondo che uno. Quinto punto: internazionalità e madrelingua inglese. Dublino è un mix continuo di culture. Si parla inglese, ovunque ovviamente, ma senti anche spagnolo, francese, italiano. La cosa interessante è che dopo la Brexit, l'Irlanda è diventato a tutti gli effetti l'unico paese dell'Unione Europea dove si parla inglese come lingua madre. Per i vari trattati di Schengen, quelle cose lì, voi potete prendere domani la vostra valigetta e venire in Irlanda e non avete bisogno di visto, se siete ovviamente europei. E questo, per chi vuole migliorare l'inglese o lavorare in contesti internazionali, fa davvero la differenza. Che c'è? Combatto le gambe. Cioè, queste quando fai vincere i pensieri intrusivi. Perché tu mi devi fare le scaglie? Dobbiamo sciogliere le gambe. Stai qua. Tornati ora dalla spesa, non so se si è capito il discorso di quanto si apprezzi quando qui in Irlanda c'è il bel tempo, che non è solo il sole, ma è proprio anche questo clima un po' più mite in cui vai in giro in pantaloni corti, vai in giro in maglietta. La mancanza di questo fa sì che quando qua in Irlanda c'è, lo senti tantissimo, ed è una cosa che ti fa veramente apprezzare un sacco di queste cose. Cioè, tu esci in questo momento e stai bene, guarda te. La gente come se lo gode. Questa cosa qua è una cosa a cui specialmente in Italia non facciamo caso, non diamo peso, ma è una cosa che vivendo qua invece, io mi ricordo singolarmente praticamente tutte le giornate belle, veramente belle, che ho passato qui in Irlanda in 5 anni. Prima di tutto perché non sono state tante, penso 5-6 belle che ci stai proprio in maglietta, appunto. Seconda cosa perché me ne sono un po' più godute. Una volta siamo andati al mare qua in Irlanda, tanto c'è anche il video, c'erano 26 gradi, temperatura che per un irlandese significa morte praticamente. Ne eravamo contentissimi. Io mi ricordo che ho fatto il bagno, che ho rotto la telecamera. Siamo tornati con le bici a noleggio, con le ciabatte, con la sabbia alle caviglie. Non è una cosa che è successa anni e mezzo fa, 4. Cioè mi ricordo la sensazione di piacere, di bello, di caldo, di mite. Mi ricordo l'anno scorso, che più o meno in questo periodo c'era stata una fortissima aurora boreale, in cui siamo usciti fuori, stava bene in maglietta e c'era l'aurora proprio sopra, boom, ed era stato uno spettacolo. È una cosa che in Italia si dà alla fine per scontato ed è bellissimo ed è normale, però cazzo quando vivi qua gli dai il peso che deve, mettiamoci un po' poeticamente, un po'. È proprio anche una metafora un po' della vita, un po' del cogliere le cose, di apprezzarle quando si hanno, tutte queste cose, non darle per scontate. E so che è una cavolata, sembra una stupidata, però questo posto questa cosa te la trasmette tantissimo. Quindi adesso me la sto più godendo e mi sto facendo questa passeggiata in pantaloni corti e si sta uno spettacolo, si sta veramente bene. Buongiorno, sabato? Che sabato è? Scherzavo, 12 aprile, sono andato a vedere però. Esatto, mi sono perché non spengo la luce? Non so che cacchio mi è successo, un crampo o qualcosa, madonna che male. E guardate pure fuori, sono tornato a Dublino, è tornato. Eccoci qua, corsetta andata, un po' più freschina oggi, anche se la corsetta è iniziata con un bel caldino, poi come dicevo c'è da goderselo. Infatti abbiamo fatto tutto tranne che correre, però ritroviamo la Cree che è andata a farsi anche il suo bel giro e abbiamo un cappuccio, andiamo a casa. Sesto punto: l'Irlanda è un posto sicuro. Sicurezza e semplicità. Si gira tranquilli, la gente è tranquilla e anche le città hanno un ritmo tutto sommato, indovinate, tranquillo. Va detto però che la vita qui è molto semplice, abbastanza essenziale, e questo rende la vita quotidiana qui in Irlanda abbastanza monotona, se volete. Per chi è abituato ad avere tutto, questo può sembrare un po' limitante, ma per un periodo di vita più tranquillo, meno frenetico, può essere anche a parte se lavorate nell'ambito delle costruzioni, che lì vi fanno a pezzi perché si lavora un sacco, quello. Non hai filmato nessuno di questi passaggi. Cioè, guardalo! Esatto, cos'è? È la perfezione. Cosa sarebbe? Un banana bread. È molto banana. Guardalo. No, è il primo che vedo, quindi no. Io non ho la più pallida idea se sia così che deve essere, però ha un bel aspetto. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Questo banana bread è perfetto! Oh mio Dio! Facciamolo! Non voglio vedere se è crudo. No, Non è crudo? per me è giusto e perfetto. No, non è crudo. Aspetta, quanto è fluffy. Taggio io, primo.
È buono, davvero. Ti giuro. Veramente? Ho fatto un dolce buono, mi stai dicendo. Domenica si parte con Cristina che mangia la banana. Settimo punto, qui non esistono le zanzare. Considerando che adesso si va verso la bella stagione, sappiate che in Irlanda non ci sono le zanzare, non riescono a sopravvivere, non lo so, non ci sono, non ti pungono, non esistono, non lo so, ci sono, a volte le vedi, non ti fanno niente. Essere rimasto bloccato in Irlanda durante il Covid per 1 anno, 1 mese e 3 giorni, ci sono tutti i video nel canale, sono vecchi, se volete vederli sono orrendi, ma li trovate. Tornare in Italia all'estate, sentire quel pizzicone sulla caviglia e dire oh, sono davvero a casa. È stata un'esperienza, poi vabbè è durato poco di la verità, perché già dopo 2 secondi, già la seconda puntura erano piene le scatole, brutte. È stata una cosa che mi ero disabituato ad avere e quando ero tornato mi ricordo che ci avevo fatto caso. C'è anche è assurdo come l'Irlanda ti faccia apprezzare anche le punture di zanzara, te le faccia mettere. Fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi e scrivimi se anche te hai mai pensato di venire a vivere in Irlanda o a Dublino o se ti è piaciuta la Guinness. Ti ricordo, lascia un like se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, altrimenti vengo lì e vi riempio di zanzare. E noi ci vediamo settimana prossima per una nuova ed esilarante settimana. Grazie mille ragazzi, sono stracontento anche dei messaggi che mi mandate su Instagram e niente, ci vediamo la settimana prossima. Ciao!